Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. No, no, non avete sbagliato canale, lo so, non è quello che di solito pubblico, ma non potevo non rimanere affascinato da questa piccola costruzione. Piccola intendo come numero di fascicoli, perché saranno 6 uscite. Io sono riuscito ad acquistare la prima e la seconda e non ho trovato nulla da nessun'altra parte. Certo, le potete ordinare, ci mancherebbe dall'edicolante. Però, infatti, ho detto non ho trovato nulla perché ho cercato, perché c'è questo pezzo che è un po' piegato all'interno, avrà preso un colpo, ma sarà sicuramente molto semplice riportarlo nella sua posizione originale. Comunque con Topolino arriva la casa di Paperino. Costruisci la casa del papero più famoso. E io sinceramente, che anche se ho 55 anni, sono cresciuto anche con Topolino, e devo dire la verità che ho sempre avuto più simpatia. No, forse simpatia non è la parola giusta. Mi è sempre stato più a cuore Paperino, ecco, forse perché è sempre stato sfortunato, ma è tanto buono. Comunque, questa è la prima uscita, questa è la prima uscita di queste, delle uscite appunto che completeranno la casa di Paperino. Io sono rimasto affascinato dai particolari. Certo, non aspettatevi chissà che qualità come plastiche, ma questi sono gadget bellissimi comunque, che non possono, secondo me, mancare se uno ovviamente può, e ci mancherebbe, e una volta che può, se uno ama veramente Topolino e qui Paperino. Allora, andiamo ad aprirla. Aspettate, metto in pausa perché c'è un collante molto forte e non voglio annoiarvi con il video. Ed eccoci di nuovo qua. Per aprirla basterà tirare giù la parte superiore. Ed ecco qua. Sono emozionato come un bambino. Che bello. Che bello. Ecco qua. Andiamo a vedere il pezzo di cui vi parlavo prima. Nessun problema. Paperino. Guardate quanto è bello Paperino. Colorato veramente bene. Qui abbiamo due fori perché permetteranno di metterlo in sicurezza e in equilibrio in altre situazioni. Quanto è bello, 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 mi piace. Allora, cosa posso dirvi? Qua abbiamo un'altra copertura da togliere. Come vi ho appena detto all'inizio del video, poi andremo anche a vedere la seconda uscita, che è questa qui. Ve la faccio vedere subito. Eccola. Questa è la seconda uscita, che è il primo piano. Ecco qui. Allora, adesso andiamo subito a vedere cosa ci danno nelle altre uscite. Nella seconda uscita, che sarà in edicola il 25 marzo, daranno il primo piano. È ovvio che chi ha l'abbonamento può pagarla molto meno, perché ogni uscita di queste, e come vi ho detto si completerà alla sesta uscita, costa 10 euro, ve lo dico subito. Allora,
Dovete scusarmi perché Michele, se guardate nel canale della playlist, sta facendo diverse collezioni e quindi confonde i prezzi. Comunque il prezzo era qua, 9,90 € e secondo me, ripeto, per diamanti del genere li vale tutti. Qualcuno può pensare che siano cose cinesi fatte dai cinesi. Beh, indipendentemente da chi siano fatte, secondo me la loro bella figura la fanno. Poi andremo a vedere nel dettaglio tutto. Comunque proseguiamo con quello che vi stavo dicendo. Abbiamo parlato della seconda uscita, la terza uscita sarà disponibile dal 30 marzo e sarà il piano interrato con covo di Paperinik, mentre invece il 6 aprile uscirà la quarta uscita con qui, qua, tetto e scocca della 313. Il 30 marzo ci sarà il set dell'amaca, vedete qua Paperino sdraiato, quindi avremo due Paperini, uno in piedi e uno sdraiato, che poi andremo a vedere quello che potrà fare in questa posizione, oltre ovviamente a quello che già vediamo qui. E la sesta e ultima uscita sarà disponibile il 5 aprile, dove avremo Paperinik e la 313X completa. In questa collezione avremo la parte sotto, non avremo due macchinine complete, avremo la parte sotto intercambiabile, quindi le ruote e il telaio, intercambiabile con le due carrozzerie, quindi basterà staccarla la parte superiore e intercambiarla con l'altra e avremo la 313 e la 313X. Bene, su questo abbiamo detto tutto. È alto Paperino, è alto 2,3 cm. Ok, qui ci fa vedere, lo vedremo dopo, dietro la leva per andare su e giù dal covo di Paperinik fino ad arrivare presumibilmente al garage, poi andremo a vederlo. Abbiamo anche la finestra che si apre, il cancello, guardate che bello, ma avviciniamoci un po' e guardiamo cosa c'è. Abbiamo la pompa dell'acqua, che bella, la buca delle lettere, i colori sono bellissimi, guardate, sono veramente belli. Troverete magari un po' di velo bianco sopra, tipo zucchero, ma basta passarci uno straccio appena umido, già va via così e tutto torna a posto. Dicevo che abbiamo la porta d'entrata, ok, si apre verso l'interno solo, almeno questo mi sembra, non la voglio sforzare verso l'esterno, quindi si apre verso l'interno, ovviamente si richiude. Abbiamo il cancelletto, che anche questo si apre solo da un lato, così, bellissimo. Come ho detto, la buca delle lettere, il prato con due siepi. Qui abbiamo lo spazio successivamente dove metteremo l'amaca. Le finestre sono fisse ma sono molto belle. Abbiamo l'apertura del garage, ok, che non so se passerà sotto la macchina insieme a Paperino al suo interno, secondo me batte, però poco male, non è un problema. Procediamo, abbiamo tutta la cancellata esterna, guardate che meraviglia, ecco qua, vedete queste parti bianche, guardate, io faccio così e vanno via, ok? La finestra dietro il garage di Paperino o Paperinik, ecco qui poi ci sarà la leva che farà scorrere l'ascensore, questo è la tromba dell'ascensore, perfetto. Qui abbiamo un'altra porta che è fissa, finestra che è fissa. Qui abbiamo lo spazio dove poi andrà inserita nelle uscite successive un'asta che permetterà l'apertura a ventaglio della casa, così da poterla ammirare nei suoi particolari interni. Abbiamo il tavolino, che è bello, il televisore, è fatta veramente bene.
il salottino, il telefono, guardate qui il telefono, una abajur, le scale che porteranno ovviamente ai piani superiori, poi abbiamo il posto di qui che è rosso, il posto di qua che è azzurro e il posto di qua che è verde, e questo è il posto dello zio Paperino. Abbiamo un pensile qui con un mobiletto con i cassetti e un catino sopra, un secchiello. Abbiamo la cucina con il piano cottura, il forno, il lavandino, ma guardate che bello, il frigorifero, è bellissima. Ecco qua, sotto, è così. Ci sarà anche un piano poi da mettere il seminterrato qua sotto. Comunque io vi consiglio di acquistarla perché è veramente bella, è veramente bella. Alla fine basterà fare 9,90 € per 6, che sono le uscite, quindi sono 59,50 €. Ecco, non dovrebbe, costa alla fine della costruzione 59,50 €. Però io trovo che sia molto rigida come plastica, molto bella, anche qua spessa. I colori sono fatti, la colorazione è fatta a mano e si vede, è bellissima. Il prato invece è plastica non colorata a mano, ma è proprio plastica verde, così come la cancellata e queste parti qua è il telaio delle porte. Quello che vedete verniciato a mano è la scatola, chiedo scusa, no, la scatola, la buca delle lettere, e qua vediamo una lettera, vedete, tanto che è piena la buca delle lettere, sicuramente cambiali da pagare, spese, perché Paperino, figurati, mica è come Paperoga che è fortunatissimo, lui è proprio sfortunato, e quindi qua addirittura è così piena la buca delle lettere che c'è una lettera che sporge addirittura fuori. E vi stavo dicendo che le parti verniciate tutte a mano sono queste: il televisore, il divano, la bajur col mobiletto e il telefono. Questo, fatemi vedere, no, questo no, è plastica dello stesso colore del telaio, quindi no. Poi abbiamo questo che è verniciato anche a mano, le 3 ciotole di qui qua e di Paperino la quarta, tutto il piano cottura e lavandino, i mobili della cucina e il frigorifero, tutto verniciato a mano, bellissimo. Qui abbiamo questa parte che è, sto cercando di capire cos'è, se è un adesivo che hanno applicato, un attimo che proviamo a vedere di qua. No, è stato proprio stampato nella plastica, meglio così. Ma poi la pompa che bella col rubinetto. Il garage guardiamolo dentro, ma penso che non ci sia nulla da vedere perché ci sia lo spazio tutto vuoto. Eccolo lì. Ecco, per far restare aperto il garage, perché vedete, se fate così lui va giù. Per poterlo far rimanere aperto basterà fare questo movimento qui. Prendete e delicatamente lo spingete una volta tutto aperto all'interno, così, e lui rimarrà aperto. Ecco qua. Mamma mia ragazzi, ma compratelo perché questo primo numero, così come il secondo e quelli che seguiranno fino al numero 6, compratelo perché è bellissimo. Vediamo un momento. Ecco, guardate. Che meraviglia! Immaginatevi poi qui qua, non vestiti da giovani marmotte, ma vestiti con gli abiti di tutti i giorni, ecco. Quindi è un pezzo sicuramente che, a mio parere, va fatto. Quindi immagino quanto sia bello poi vedere tutto. Qua metteremo sicuramente Paperino sdraiato, perché lo possiamo comunque mettere dappertutto. Ecco, guardate anche
le misure in scala, che sono giuste. Cioè, Paperino arriva al lavandino e arriva al piano cottura, non è tanto più alto e non è tanto più basso, quindi fatti veramente bene. Anche nella scala lo potete collocare dove volete, lui sta bene dappertutto. Cioè, non sfigura con la grandezza, come ho detto prima, perché è tutto fatto in scala molto bene. L'unica cosa, ripeto, questo sarà anche il Paperino che entrerà nella 313 e poi Paperinicche. Un momento, stavo pensando, e no, dovremmo avere due, no, avremo due Paperini, quindi Paperino, ne avremo due pezzi, uno sdraiato per il letto, l'amaca, il divano e dove vogliamo metterlo per giocare con i nostri amici, Oddio, io sono un po' grande per giocare, ma voi magari più piccini, non so se guarderete questo video, sicuramente vi potrete sbizzarrire perché è resistente, ragazzi, è resistente, non è plastica che si spacca e che non potete toccare, cioè è resistente, vedete? Non è plastica proprio fine, per cui è stata anche concepita per potervi divertire e quindi a maneggiarla in sicurezza, senza farvi male e senza fare danno al giocattolo, che può essere ovviamente o un giocattolo o, per i più grandi come me, un articolo da esposizione bellissimo. E quindi vi stavo dicendo, abbiamo due Paperino, uno in piedi e uno sdraiato, e poi avremo anche Paperinicche, che avrà anche lui dei fori magari sotto per poterlo inserire nella macchina, così come ce l'ha Paperino, perché ricordatevi quello che vi ho detto, che la scocca della 313X di Paperinicche e la scocca della 313 in abiti civili, non da supereroe, di Paperino, basta intercambiarle con la stessa base, quindi i telaio e ruote rimarranno sempre quelle. E quindi magari i perni sono già inseriti poi per poter fare rimanere in sicurezza il nostro Paperino. E dicevo che non credo che riuscirà a passare sotto senza battere. Ecco, forse questo è sempre che non passi è l'unico difetto che io posso trovare qua. Però qual è il problema? La spingiamo dentro con le mani, ragazzi, e va bene lo stesso. Allora, andiamo solo a vedere a me piace tantissimo, Andiamo soltanto a vedere un attimo cosa ci dicono qui, perché lo apro anch'io per la prima volta. Ecco qua. Uno, sì, eccolo qui, vedete? Paperino sdraiato, Paperino in piedi, che è questo qui. Quindi sono già due, più Paperini, e sono tre. E poi, ovviamente, qui, qua e qua. O meglio, qui che ha il cappello rosso, qua che ce l'ha azzurro e ovviamente qua che ce l'ha verde. Avremo anche... è basculante, si muoverà l'amaca, che bello! Andrà perfettamente inserita nel suo spazio, quindi abbiamo il camino, che dirvi, è bellissimo questo modellino, è bellissimo. Vi consiglio di acquistarlo. Andiamo solo a vedere oltre alla storia, eccola qui, cosa ci dice. Sei abbonato? Ma se siete abbonati avete sicuramente ricevuto anche il topolino. Per saperne di più, questo è il sito. Poi vediamo cosa ci dice. Mi raccomando ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Fatemi sapere se anche ho pubblicato oggi un genere diverso per i più grandi, ma soprattutto per i più piccini. Vi è piaciuto? Perché Michele ha tante altre cose da montare che non ha mai montato e che le ha lì da oltre 15 anni. Ce ne ho 2 armadi pieni di
collezioni non montate, perché già, come vi dicevo, quando ero più giovane le acquistavo con l'idea poi un giorno di montarle e metterle tutte in una vetrina. Andiamo solo a vedere qui una cosa. Se c'era qualche notizia da darvi. Ah, ecco qua. Poi nel primo piano, grazie all'armadio segreto, Paperino può raggiungere il rifugio di Paperinik, quindi con l'ascensore. Vi ricordate questo taglio che abbiamo qua? Ci sarà una leva che farà andare direttamente dall'armadio, quindi sopra, e farà scendere Paperinik direttamente qui nel garage. Anche se stavo guardando, non hanno fatto l'apertura qua del garage, quindi non uscirà dal garage. Adesso io non ricordo bene se Paperinik entrava direttamente dal garage. Fatemelo sapere voi più piccini nei commenti, ma anche i più grandi che sono stati piccini con Topolino e Paperino e poi sono diventati grandi come me. Fatemi sapere appunto se entrava direttamente dal garage, perché manca lo spazio. Vabbè. Poi abbiamo anche qualche altra notizia che posso darvi. Sto dando una occhiata veloce. Comunque bellissima, è veramente bella. Qui un attimo solo. Ah, ok. Stavo guardando cosa fosse questo spazio qua, vedete? Scusate, di fianco, vicino a Paperino. E questa qua che poi chiaramente si gira perché ha l'apertura a ventaglio. E questa è l'entrata per la macchina di Paperinik, dove poi, guardate, all'interno avremo 3 maschere intercambiabili che sono i volti. Non li potremo ovviamente credo intercambiare, però è già bello vederli lì. Abbiamo il computer con il video di Paperinik e qui abbiamo una teca cilindrica in vetro, che ovviamente è in plastica, dove all'interno è contenuto il vestito di Paperinik. Bellissimo! Guardavo se c'era qualcos'altro da dirvi, ma credo di no, credo di avervi detto tutto. Secondo me anche nel piano interrato, dove c'è il covo di Paperinik, dove vedete questa piccola cosa cilindrica che è la teca con dentro il vestito di Paperinik, sarà bellissimo. Quindi a questo punto avremo nella teca un vestito di Paperinik, quindi tutto completo. Ovviamente mancherà la testa perché non c'è Paperino al suo interno. E quindi avremo 1, il vestito, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi 6 personaggi più il vestito di Paperinik nella teca. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Se avete piacere date anche poi un'occhiata al video che farò successivamente, che è quella che vi ho anticipato prima, l'uscita numero 2 di questa splendida costruzione. Vi garantisco di nuovo che non è una plastica scadente, è molto bella, è bella spessa ed è molto solida, non è assolutamente fragile. E poi i colori usati sono bellissimi. Verniciato a mano, mi sembra verniciato a mano, anche se qui, dando un'occhiata ai bottoni di Paperino, allora sicuramente le zampe sono verniciate a mano, così come i guanti, il cappellino. Ah sì, è tutto verniciato a mano. Vedevo soltanto che i bottoni della blusa di Paperino sembravano quasi delle calcomanie, ma beh, comunque vi dico, è sicuramente una cosa che vale la pena di acquistare e che per gli amanti del genere, sempre che uno
possa permetterselo, perché il periodo è quello che è, quindi anche voi bambini, mi raccomando, se lo volete in regalo dai vostri genitori, fate i bravi, fate i bravi e vedrete che papà e mamma ve lo acquisteranno anche per il loro piacere, perché papà e mamma prima di voi sono stati bambini come voi. Va bene? Grazie a tutti, grazie del vostro tempo, vi auguro una giornata magnifica, una serenità nei cuori, e se avete piacere seguitevi, iscrivetevi al mio canale, e dove potrete trovare altre cose nella mia playlist, ed ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque ne abbia desiderio non soltanto di guardare le immagini, che sono sicuramente belle, ma anche comprendere i contenuti verbali, cioè quello che io vi dico. Un saluto a tutti da Michele e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ma soprattutto ciao bambini.